Messina in onda, senti che gira, da una stanza a lungomare fino in cima. Le nostre... Ciao ragazzi, benvenuti in questa continuazione di puntata con Claudette. Ciao. Continuiamo... Amin. Ciao. Continuiamo... Grazie. Diamo il giusto spazio a tutti. Continuiamo a parlare, Amin, quindi della moda a Messina. Sì. Per poi magari spostarci in altri ambiti. Magari Claudette ci sa dire di quello che fa oltre la moda. Esatto. Cosa gli vogliamo chiedere per iniziare? Vogliamo chiedere come vedi la moda in Messina. Tipo, le persone hanno stile secondo te o no? Le persone hanno stile in base alle zone. Cioè, Oh. allora, Mi sono immaginato un Santa Lucia tipo Sì. stile, Camaro altro stile, ma è zona proprio centro. così. Ora mi devi... cioè, facciamo proprio una distinzione tra zona sud e zona Ok. nord. Io principalmente sono di zona sud, Mhm. ok? Però quelli... No, aspetta, c'è un però, aspetta. Mi rimangio il sì, perché vai. Vai. Continua, per favore. Allora, quelli di zona sud secondo me sono un po' più... sono meno attenti al dettaglio, Ok. a differenza di quelli di zona nord che sono molto più sofisticati. Mhm. Ora mi linciano quelli di zona sud. Cioè, io No, no, ma io le no. bombe sotto casa. Che qua ci stiamo facendo grossi nemici, Non dirò dove sto. capito? Mi rintracceranno. Però in generale cioè Messina è fatta molto di quartieri, no? Sì. Esempio banale, andiamo al municipio, vediamo persone molto street, Mhm, mhm. i classici skate parker tipo Sì. o gazzi, dipende dal mercato. Dipende dal mercato. Certo. Io onestamente, essendo di zona sud, preferisco il mio mercato della domenica, però quello di Giostra dico non è neanche Cose. male. Io non ci sono mai stata perché mi viene fuori a male. In Cioè effetti gazzi ce l'ho lì sotto casa. sì, però ci sono belli acquisti. No, vabbè, ma tu dove acquisti di solito? Esatto. Quando ero più piccolina compravo tanto al mercato, mi ricordo. Mhm, mhm. Poi nel tempo mi sono spostata, va bene, nei negozi, quindi sì, magari Stradivarius, Zara Esatto. compravo un sacco. Mhm. Mi piacerebbe tantissimo comprare da Luisa Spagnoli, Certo. però Da? Luisa Spagnoli, Ah sì, di Sì. quei negozi... un po' da vecchia, diciamo così, cioè molto sì. sofisticati, però... Cioè, non so dove sia, cioè nel senso io mi... Sul corso, sì, sul corso, e sul viale. Ok. Però a meno che non hai un budget bello alto, diciamo che... No, non io ci mi fai ricordo niente. quando ero piccolo camminavo sul viale, c'era Max Mara, no? Ho detto, guarda, ci sono questi manichini molto belli. Vedi Karim, padre, questi qua. Non conviene entrarci. Non sono alla nostra portata. Non conviene entrarci, no, vabbè, dico... Guarda, io penso che Max Mara sia pure più economico rispetto a Luisa Spagnoli. Ah, Sì, ottimo, lo ottimo. spagnoli È bella, sì, sembra un po' tipo, budget. sì. Sì. Io non critico, cioè magari sono... Cioè, in un capo, ok? Per quanto tu comunque fai la fotomodella, quindi nella moda, cioè comunque ti faccio comunque la domanda. Quanto è relativo il costo rispetto alla qualità? È molto branding o comunque uno si può vestire di qualità anche non spendendo un occhio della testa? Secondo me dipende dove vai. Perché ad esempio Zara negli ultimi anni hanno bombardato i prezzi, ma la qualità è scesa alle stelle. Sì. Cioè Zara vero. ad oggi è veramente... Sì. Per quanto io cioè, vado da Zara a comprare, però non conviene. Certo. Io quando ero piccolina compravo solo Zara e ho vestiti quando avevo magari 8 anni che ancora mi durano, sono in condizioni perfette. Sì. Cioè, pure qualche annetto fa, sempre da Zara, ho comprato un vestito, doveva essere seta, non so effettivamente cosa fosse, messo in lavatrice una volta, E poi sì, l'ho potuto buttare, sì. si è rovinato tutto. Ma secondo me anche dipende dalla Zara in quale paese vai. Tipo proprio a Messina sì, è scesa il livello di Sì. qualità. Però per esempio quando io compravo a Barcellona Zara era... Perché nasce a Barcellona, da Sì, quello che so. esatto, per questo. Però secondo me anche, tipo io a volte anche faccio acquisti di vestiti, ci sono alcune mercati in cui c'è tipo tante vestiti di qualità alta, però non è branding, Mm-mm. però tipo sono qualità anche, è troppo diciamo bello. Quindi secondo te è il più importante branding o la Allora, moda? io non guardo completamente il brand, sono onesta. Cioè, Ok. anche perché
di mio non mi piace spendere troppi soldi. Ok. Cioè, se dovessi avere ad esempio un budget di, non lo so, magari 100 euro, lo sparo così, ok? Sì, sì, sì. L'idea di dovermi comprare solamente una magliettina Ralph Lauren, per quanto sia bellissimo, ok? O magari con 100 euro mi posso fare effettivamente un intero look. Esatto. Io preferisco farmi il look Ok. rispetto alla magliettina, a meno che le marche le compro di seconda mano. Ah, Compro ok, ok. tantissimo tipo su Vinted. Vinted, sì, 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 io ho un sì. sacco di Tommy Hilfiger o Ralph Lauren Sì, comprata solo su Vinted, magari tipo a 7 euro. Veramente. Sì, ho una camicetta, un maglione di Ralph Lauren, no di Ralph Lauren, di Tommy Hilfiger, Tommy, pagato ok. 7 euro e una camicetta pagata 12. 7 euro Tommy Hilfiger. Neanche la cosa Tommy costa. Cioè, nemmeno se non Sì. stacchi l'etichetta di cosa Esatto, esatto, esatto. Sì, sì. No, ma di seconda mano secondo me puoi comprare tantissime Sì, cose. certo, certo, si conviene in realtà, sì, da seconda mano, tipo se non è un problema per te puoi comprarlo. Mm-mm. Sì, Sì, per quelle persone magari che non sono troppo d'accordo. Sì. Anche se sto vedendo che ultimamente, soprattutto nella nostra generazione, i mercatini vintage stanno andando Sì, molto, esatto. soprattutto all'estero. Sì. Cioè, tipo, quando sono andata a Parigi è pienissimo, pieno. Sì, 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 anche in Grecia se lo sai. No, in Grecia non ci sono mai stata. non Sì, so. anche in Grecia, tipo i giovani, tutti vestono vintage, occhiali vintage, tutto E vintage. sono pure belli, perché poi magari ci sono Sì. dei pezzi che non trovi più Esatto. e dici, esatto. ce l'ho solamente io. Sì, 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 sì. Ma a te, per te, tipo, qual è più o meno il tuo stile? È più vintage? È più casual? O Io vado molto a giornate. molto Cioè, quello è il ok. punto. Come ho detto, il mio armadio è pieno di cose vintage, Sì, sì, sì. cose più elegantine, street, dipende proprio da come mi sento. Sì, per ogni quel occasione, giorno. Sì, sì, diciamo. sì, in quel Ok, mood. ok, ok. Tu, Karim, qual è il tuo stile? a me non sono ben afferrato con i nomi, però Mhm. penso che quello che si avvicina di più è un elegante sportivo Ok. oppure un old money. Sì, old money, sì, sempre ci sta. Quello mi piace un sacco. Sì, sì, A old me money piaceva, sempre ci mi piaceva molto quando sono andato a Barcellona, mi ritrovavo magari nello stile, penso che si chiama old money, no? Tipo Sì, 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 tuta sì, sì. di polo, Certo. pantalone non, cioè, diciamo, non seta, però diciamo, Mhm. Sì, 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 tessuto più leggero. esatto. Sì, non dico, non per forza mocassini, però dico nel senso una scarpa Elegante, diciamo. Anche sì, può essere elegante. tipo, sì. Mi piace. Bello. Bello. Tema solare, sole, Sì, sì, vai sì, là, sì, sì. Magari in l'occhialetto. spiaggia con l'occhiale, fai Occhiali di sole, sì. sfumato, occhiale sfumato. E... Sì, quindi non per forza bisogna spendere un occhio della testa No, certo. per essere eleganti. No, si può saper tranquillamente vestirsi spendendo pochissimo. Sì. No. Che altre? Allora, parlando di soldi, Mm. forse è il tempo giusto per fare il gioco. Mm. Allora, se tu avresti al momento 1000 euro, dove compresti i vestiti e quale tipo di vestiti? Allora, sono indecisa cioè sono divisa in due parti. Ok. Da una parte sarebbe andare proprio da Luisa Spagnoli e E buttare spendere tutti i via soldi. Per solo ripicca. capo. Solo capo, però effettivamente non lo farei mai. Ok. Mi sarebbe quella cosa di dire, ah bello, però Sì, non sì. lo farei. Penso che andrei a Messina Stradivarius Ok. per comprare qualcosa un po' più casual, quindi magari anche un jeans, che effettivamente la qualità per me è buona. Ho avuto pareri contrastanti, perché alcuni magari si lamentano, io mi sono sempre trovata bene, cioè io ho pantaloni di 8 anni fa di Stradivarius e ancora mi durano, Certo. quindi Certo, ci certo. sta. OVS secondo me è troppo sottovalutato. Sì, sì. Anche Non mi piace. Non ti piace? No, cioè, magari crescendo mi preferisco questa opinione del spendere un po' di più per una qualità maggiore. Io magari nel passato mi capitava, no, di prendere qualche cavo da OVS e non lo so, non Non mi ti durava? no, non lo so, forse è reparto maschile. Non voglio fare un lo so. dissing incredibile, però Non so. non mi sono trovato troppo con OVS. Con Zara ho comprato, condivido il Zara, fatto sì. che comunque costa di più, però diciamo
che Sì, capi sì, che ho sì, comprato sì. ancora li uso. Sì, sì, sì. Qualche negozietto, diciamo, dove io mi fornisco sul Via La Farina. Diciamo cose senza, tipo questa maglietta, ad Mhm. esempio, è molto soft. Ok. Mi piace come mi sta e super giù che questo è il criterio che uso. Poi il prezzo, nel senso, non lo guardo subito, prima mi Sì, deve sì, stare sì, bene, sì. poi vediamo se è fattibile. Se Dico, per se te. devo andare da Io Max se ho Mara. 1000 euro di budget il prezzo per una maglietta nemmeno lo guardo in realtà. No, capito? Cioè, in primis mi deve stare comfortable, Vabbè, sì. capito? Sì. E poi Quello è importante. dico, sì. ognuno sa la propria disponibilità. Poi- Guarda che io sinceramente compro un sacco durante i saldi. Ah, durante i Cioè, saldi, ve lo ok. giuro, io nelle stagioni quindi gennaio e luglio all'incirca Sì, sì, sì. compro un macello. Quindi Mi proprio faccio stai l'accordo guardando per quando è l'anno il saldo. precedente, sì, sì. Io, ragazzi, ho fatto anche un viaggio per farmi la scorta incredibile. Sono andato in Turchia, che c'è un mercato bello consistente, che di roba comunque c'è. Lì, ad esempio, Zara, tutti questi Sì, marchi sì. li hanno le fabbriche lì. Ok, però hanno un Esatto. prezzo molto ristretto e quindi si può fare questa cosa. Ragazzi, No, ma è ho vero, svaligiato un mercato, sono andato là da una babbo, dammi tutto. Diciamo, ho comprato, si può dire, scarpe tipo Air Force. Sì, Pagate sì. 5 Ho euro. comprato a mia sorella 9 paia di scarpe, ragazzi, perché costavano tipo 25 euro un paio di Air Force. vero. Cioè, originali o no, erano quelle. E non Sì, solo sì, sì. l'aspetto proprio della qualità, perché io poi gli facevo, come si dice, i savizi. Cioè, guarda, non pare, me la devi dare giusta. Guarda. Ed era quello, cioè effettivamente per fare un paio di scarpe penso che usano 7 euro realisticamente per Sì. produrla, quindi sì, allora va bene, comunque andiamo avanti. Qualche... Azzurrino e il bianco. Shadow Sì, sì. Allora, diciamo che questa, perché quel monacassino potrebbe essere anche dici, cioè, una canotta per Sì. la Allora. che manca ai ragazzi di Messina. particolare. Esatto. Zona No. Sì. Cosa che magari questa puntata. Comunque sì. Io cosa- parlerei anche di quello che fai fuori dalla moda. Ok? Abbiamo parlato seriamente, abbiamo detto qua a Messina, ok, la scena di moda per fare un piccolo recap. è ancora abbastanza, cioè poco sviluppata Ok. rispetto al nord, anche se comunque in Sicilia, zone come Catania, si sta affermando sempre di più. Abbiamo dato anche qualche tips, no? Sì, sì, per sì. chi vuole intraprendere questo mondo, qualche nome di agenzia estera, perché qua magari c'è di meno, come hai detto tu, di provare a entrare in un'agenzia per avere più lavori inizialmente. Ora però vorrei parlare di quello che fai esternamente al campo della moda, quindi studi? Io sì, sono iscritta all'università Chieti. Dov'è Chieti? Bella domanda. E tu me lo chiedi? La dico. In Abruzzo. Ah, in Università Chieti Pescara? Mm. Ah, ok. La conosci? Sì, la conosco. Incredibile, non la conosci nessuno. No, non è vero, perché io faccio un lavoro in Ok. cui noi aiutiamo i studenti per applicare a università, però studenti dall'esterno, quindi per questo più o meno conosco tutte le università in Italia. Sì, no, a me piace tanto come città perché è letteralmente una città universitaria. Ah sì, Sì, allora intanto Chieti è divisa in due parti, Chieti Scalo che è la parte bassa e Chieti Alta. Chieti Alta stanno le famiglie, sì, Chieti sì, Scalo sì. sono solo studenti universitari. Sì, che non sono mai stato per questo. Noi abbiamo un campus enorme, considera che solo la mia classe Sì, siamo 480. wow. Che studi? Criminologia. Ma lo fai in modo telematico o sali? E è un'università in presenza. L'unica cosa è che non ho l'obbligo di frequenza per fortuna, quindi ho abbandonato la casa e salgo solo per gli esami. Ok. Ci sta, sì. Dura vita. Quella del pendolare. Vabbè, ci sta. Come mai questa scelta di criminologia? Ho sempre avuto questa passione nel corso degli anni un Per po' il sempre crimine. per il crimine. Mi piacciono. No, però ho sempre avuto questa passione un po' tra giurisprudenza, criminologia, psicologia, quindi un ramo che in qualche modo si andava sempre ad intrecciare. Ok. Eh, Un intreccio fra questi- tre tra questi tre settori, sì.
Quindi ormai sono tanti anni, solo che non conoscevo questa facoltà. Cioè non sapevo l'esistenza in Italia in realtà. Infatti mi ero iscritta in psicologia. Poi dopo 3 anni ho fatto la cavolata di fare la rinuncia agli studi al terzo anno. Vabbè, ci sta, nel Ad senso... oggi un po' me ne sono Che pentita. senso? Aspetta, non sto capendo. Tu ora sei iscritta... Io sono iscritta in criminologia a Chieti. studiavi qua e hai fatto la rinuncia. Questo è detto? Sì, però l'ho fatto la rinuncia al terzo anno, che è stata un po' una E poi cavolata. hai dovuto Io riniziare. rinunciare. Sei validata le Sì. materie, spero. Sì, è un po' peccato. Vabbè, però in realtà vorrei poi riprendere psicologia per Sì, sì. prendermi appunto la laurea e... Certo, ma anche sono collegati tipo Sì. psicologia tanto. Sì, io conosco molte persone che per fare questo stesso lavoro, comunque entrare in questo settore, invece di fare criminologia fanno psicologia e poi psicologia forense o Sì. psicologia criminale. Sì, ma anche secondo me un psicologista sempre può stare un tipo detectivo Sì. nel come si dice nel field di criminologia. Mm-mm. Penso così. No, è vero in realtà perché sono abbastanza vicini. Esatto, sì. Cioè, io infatti ad esempio nella mia facoltà ho dovuto sostenere esami di psicologia Certo, sì. o anche esami un po' strani, Tipo? tipo statistica, Statistica? che ci sta in Ci realtà, stanno. ci sta, però ad esempio storia contemporanea che sono 9 libri. 9 libri, io non me lo spiego, ancora non l'ho dato, è del primo anno, sono al Buona terzo fortuna, anno, sto rimandando. 9 libri. Chi l'ha fatto di cose le ragazze? Vabbè, comunque tu stai studiando questo perché hai in mente magari, cioè ti piace ovviamente l'ambito. Mi piace l'ambito del penitenziario. Ancora non ho effettivamente un'idea chiara sul ruolo che andrò effettivamente a svolgere. Perché poi quello dipende tanto dai concorsi, dalle Chiaro, possibilità, chiaro. le occasioni di vita che mi si presenteranno in futuro. La moda, quindi diciamo il lavoro di fotomodella è una side hustle, Sì. allora. Per... ok. Mi piace, mi piace tanto. Non lo prenderei in considerazione sul lungo termine. Come mai? Perché è uno di quei lavori che mentre magari criminologia, poi a 60 anni entri in pensione e tanti saluti, ok? Cosa bella. cioè, Cosa nel senso- bella, ok. La modella tu lo puoi fare ma fino ad una certa età. Ok. Cioè ci sono modelle di 40 anni, 50 anni, però effettivamente tu lavori tanto o quando sei piccolina, quindi le classiche petite, no? Però già a 35 anni sei un po' fuori dai giochi. Sì, Non è tutto un lavoro... un lavoro che cioè, È un dovresti, po' come il calciatore. dovresti poter costruirti Sì. un brand attorno, magari e poi campare di quello. Sì. In Fossi in America lo farei. che senso fosse Nel senso che comunque lì fatturi veramente tantissimo, quindi farei tempo pieno, magari quello, metto da parte, Ok. poi mi apro il mio studio privato, magari di... Bella idea, sì. Perché lì guadagni veramente tanto, cioè non parliamo delle nostre cifre. Certo. Vabbè, in Quindi lì America- conviene, in Italia tu non puoi mettere da parte e poi vivere dai 40 anni ai 80 anni, 90 anni, più o meno, solo di quello. Ti devi effettivamente trovare un altro lavoro. È vero. Ci sta, dico, non lo so, qua si apre un altro topic, tutto il Sì, topic sì. America, dico, per quanto può essere bello, per Vabbè, carità, quello è un mondo dico, a parte. esatto, io magari posso parlare poco perché non ci sono mai stato, non lo so, non sono troppo contento della situazione Trump, però in generale sicuramente offre più opportunità, Certo. girano più soldi. Va bene. Io Sì. non so come fare. Come? Ti senti però? Non ti ringrazio perché sei venuta qua, assolutamente no. No, vabbè, scherziamo. Grazie Glo per essere in questo Sì. podcast. Ringraziamo ancora una volta l'associazione Be The Change per averci dato questa opportunità. Sì. Ci vediamo. Anche Corpo Europeo di Solidarietà. E grazie anche di nuovo Grazie a Claudette voi. per venire al nostro podcast. E ci vediamo ai nostri episodi. Ciao! Ciao ciao. Ok.